2 anni fa ho preso un volo per conoscere la famiglia della mia ragazza australiana, solo che poi non sono più tornato. Questa è la storia di come questo posto mi ha completamente cambiato la vita, cambiando quello che è il mio approccio alle aspettative. L'altro giorno, dopo un rabbit hole durato giorni chiuso in casa a montare, è venuto in mia salvezza uno shooting che ho dovuto fare in esterna, per il quale sono dovuto andare in città. È proprio quando mi ritrovo in mezzo a sti palazzoni che la città mi dà quell'energia che non ti dà nient'altro. Un'energia strana, difficile da descrivere. Qui c'è una cosa che dovete sapere riguardo a Sydney, che è molto simile a città come Los Angeles. La città si presenta sotto un nome, però in realtà è divisa in piccoli sottopaesi, tutti completamente diversi tra di loro. Ti potresti ritrovare in un luogo vista oceano con surfisti, ma se guidi solo 20 minuti magari finisci in un posto che sembra Cologno Monzese. Se poi ti stanchi della città e vuoi tornare al mare, addirittura puoi scegliere posti che non hanno le onde, che sembrano Mondello. Insomma, c'è di tutto. Dunque dipende dove scegli di vivere, in quale zona cambia completamente il tuo modo di vivere, il tuo lifestyle. C'è una frase in inglese che dice "When they zig, you zag", concetto estratto dagli studi di Alan Watts, un filosofo british del Novecento che ha dedicato la sua vita ad analizzare il rapporto tra uomo e società, cioè praticamente il pippone solito che tutti i filosofi si fanno. Il significato di questa frase è: riesci a vedere meglio te stesso quando l'habitat che ti circonda è completamente diverso da te. Mi spiego meglio. Il primo impatto con l'Australia può non essere rose e fiori, un paese che soffre davvero di un sacco di problemi, con una cultura oppressa e una posizione geografica veramente inculonia. Vivere qui a volte ti dà proprio l'impressione di essere negli anni 90. Questo contrasto però, che è diverso da quello che almeno io ero abituato in Italia, ti dà quello stimolo. Il mio cambiamento ve l'ho già raccontato, il perché ho scelto di creare il mio business qui, mettendo le radici in una zona qui a Sydney che è tutto tranne che creativa. Cioè alla fine è come se vivessi in un paesino sul mare dove tutti fanno attività fisica. Qui la cosa bella è che questa cosa ti stimola anche tu a metterti in forma. Dall'altro però tutto questo ti dà un boost di creatività assurdo, perché in un luogo dove non ci sono altri creator, il creator sei tu. Sydney per me è stato un compromesso tra il restare vicino alle onde, che ho scoperto mi piacciono, che anche se proprio qui nel luogo dove vivo, in questa zona est della città, le onde più delle volte sono mortali, e lo stare comunque in una città piena di stimoli e di opportunità per quello che è il mio lavoro. Io vivo in una zona che si chiama Clovelly, dove ci sono le onde ma non si può surfare, o meglio si può surfare in un angolo proprio sotto casa mia. Quella è casa mia, quello è il mare, quello è l'angolo dove si può surfare, ma è veramente troppo pericoloso perché c'è il fondale roccioso ed è tipo fuori, pieno di squaletti. Si trova in una posizione strategica tra le due spiagge dove vado a surfare, Maroubra e Bondi, e veramente 20 minuti o meno di macchina da qui, l'Opera House. Clovelly è tecnicamente Sydney, anche se sembra proprio un altro posto. Questo è di giorno, questo è di notte, la pace del paradiso. Il silenzio ti dà quel livello di focus che magari quando hai un blocco creativo prendi, vai per una passeggiata, torni a casa e sei tipo super ispirato. Quando però arrivano i bisogni fisiologici di un 27enne che vuole divertirsi, cambio zona. Hai una voce rilassante. Grande. Ciao. Vado a Newtown, la zona che rievoca il punk a bestia che è in me. Qui c'è cibo da ogni parte del mondo, ci sono pub dove vado anche se io bevo solo la mia acqua frizzante perché alcol no grazie. Una zona piena di gente alternativa. Qui ovviamente si apre un grosso capitolo del tipo: ma in un posto dove sono tutti alternativi, chi è alternativo? Lo è per davvero? Alan Watts, rispondici per favore. La cosa che mi piace quando vado lì è che, venendo dalla zona est, dove sono un po' diventato lo stereotipo di quello che fa attività fisica, va a surfare, mangia cibo sano, quando vado invece nella Londra underground sydneyana, lì mi sento diverso. Cioè quando sono a casa mia a Clovelly mi sento diverso dalla gente di Clovelly, quando vado lì mi sento diverso dalla zona, e insomma questa diversità mi ispira. Che palle sti capelli. Un'altra zona che frequento quando ho i miei rari scatti di networking e bisogno di avere rapporti sociali è proprio il centro, qui da dove sto parlando, Opera House. Qua siamo di fronte a un casino di palazzoni che sembra di stare a New York. Qui ci vengo quando devo fare shooting o devo partecipare ad eventi. C'è un complesso gigantesco che si chiama ICC, dove vado a vedere tutti i podcaster inglesi, americani che seguo e vengono qua in tour in Australia e passano sempre da qui. E la cosa bella è che si è a 2 passi da Chinatown, che è praticamente la mia parte preferita. È stato il primo posto che ho visto quando sono venuto la prima volta nella mia vita a Sydney. Mi ha dato quel
tocco di magia che tu dici vabbè, ma a Milano ce l'abbiamo, Chinatown. Non è lo stesso, cioè proprio sembra di stare lì, è una cosa assurda. E la cosa bella è che nonostante ti dia questo sentirti al centro del mondo, in un posto che è super internazionale, è che comunque ti dà una sensazione di paesazzo, cioè Sydney è un paese grosso. Ogni volta che cammino per strada, a meno che non si cammina di fronte all'Opera House che è piena di turisti, di rivedere sempre le stesse facce, perché qui la gente tende a frequentare sempre le stesse zone, che può diventare un contro nel lungo termine. Ho amici che ho fatto in zone tipo Newtown che non escono mai da quella bolla, e lo capisco, richiede uno sforzo maggiore perché non è come a Milano che ti muovi con i mezzi facilmente. Qui diciamo che ci si muove un po' più in macchina e le distanze sono lunghe come negli Stati Uniti. Però è interessante perché comunque ogni qualvolta che vai in quelle zone che tu frequenti saprai già che incontrerai quelle facce lì, ed è un po' come vivere in un paesino in Italia. Però sei a Sydney, una metropoli, cioè questa è la cosa assurda, che si conta un sacco di milioni di abitanti, però se andiamo ad individuare le singole zone tipo Clovelly ci sono forse 4-5 mila abitanti, Newtown in totale con tutte le zone limitrofe ne conta 80.000, insomma venendo da Palermo che ce n'è tipo 500-600 mila c'è tanta differenza. Insomma non ti senti quasi mai schiacciato come una formica, magari l'unica sensazione che te la dà è quando vieni proprio in CBD, però è temporanea perché nessuno vive veramente qua. In tutto questo la cosa assurda è che io non sono innamorato di questo posto, cioè non ho mai provato le farfalle nello stomaco in generale per l'Australia, ma anche per Sydney. Cioè non vado in giro dicendo questo è il luogo dei miei sogni, o almeno questo è quello che pensavo fino a poco tempo fa. Quando l'altro giorno la mia macchina si è rotta, stavo guidando, mi fermo al semaforo e a un tratto si spegne e non parte più, riesco a riaccenderla, fa un rumore stranissimo, l'accosto, mi fermo, la prima cosa che faccio è tiro fuori il telefono e chiamo l'assistenza dell'assicurazione, mi vengono a pescare con un carro attrezzi e arriva questo tipo qui della compagnia che era siriano e ci siamo messi a parlare della sua vita, del fatto che vive da 9 anni qui in Australia e non è mai tornato a casa da allora. Mi ha fatto anche capire quanto sono fortunato a venire da un paese come l'Italia. Poi sono andato dal meccanico, uno specializzato solo in Alfa Romeo, un italo-australiano tipo di terza o quarta generazione, che appena sono arrivato mi fa: Roberto, cosa è successo? Lascio la macchina a riparare, vado in palestra a fare bouldering visto che era a 2 passi all'officina. Ah figa, sta partendo la crociera. Minchia. Stavo facendo stretching e parlavo con un amico che mi era venuto a trovare, raccontandogli l'esperienza di 2 giorni prima che ho visto uno squalo surfando. È una ragazza che mi ascolta, anche lei surfa, mi inizia a parlare, no? Completamente sconosciuti. Lei viene dalla Palestina, ci sono scambiato i contatti perché vuole venire a surfare con me perché anche lei surfa. Insomma, quell'esperienza lì che in teoria mi avrebbe dovuto far tornare a casa con i coglioni girati, che $1.600 di danno eccetera eccetera, in realtà mi ha dato una carica pazzesca, perché nel giro di poco tempo, con quello che è stato un fatto negativo, ho incontrato persone da ogni parte del mondo con tutte storie diverse e che sono un po' il simbolo di questa città, di questo paese. Un paese fatto di immigrati. La cosa bella è che mi sono reso conto di una cosa, che il me di 2 anni fa, quando è arrivato, ha avuto quella crisi del problema di fare amicizie, del problema di interfacciarsi con la cultura, non approverebbe. Effettivamente questo è un posto dove fare connessioni è molto semplice, c'è uno stile di vita davvero super easy, vivi qui ma ti senti che vivi nel mondo nonostante sei in culo al mondo ed è difficile viaggiare, e tutte queste cose non le avrei mai dette, e non avrei mai detto che un match su Tinder mi avrebbe fatto arrivare qui. Io per tanto tempo, da quando ho fatto 18 anni, ho deciso che me ne volevo andare da casa dei miei, ho faticato nel trovare e cercare un posto nel mondo, il mio posto nel mondo, e più lo cercavo più sembrava che dovessero accadere delle cose contro di me. L'essere venuto in Australia senza aspettative, senza pretese, e l'averlo scoperto un posto che mi fa stare bene, sebbene non mi dia le farfalle allo stomaco, penso sia... Oh, è spuntato il sole proprio sul finire, c'è una crociera che sta passando. Aspetta, vi faccio vedere. Era spuntato il sole, però adesso è passata questa crociera che lo sta bloccando. Oh, ci siamo. Dunque, tu quando le cose non le cerchi, le cose arrivano da te. Penso sia questo il fulcro di tutta la mia storia degli ultimi 2 anni e degli ultimi anni in generale. Io ci sono finito nel mio posto nel mondo. Voi l'avete trovato? Pensate di essere già nel vostro o lo state ancora cercando, sperando di trovarlo? Fatemelo sapere qui sotto.